Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi vi facciamo vedere come si monta sul top della vostra cucina un piano cottura da incasso appena acquistato. Ecco, come potete vedere, questo è un esempio di top per farvi vedere appunto come va installato. Quindi dapprima bisogna creare un'apertura nel top che a seconda del piano cottura va fatta un'apertura adeguata. Il piano cottura che vi facciamo vedere oggi, che è da 4 fuochi, da 60 cm di larghezza per 50 di profondità, va creato un foro di 56 cm di larghezza e 48 di profondità. Allora, la prima operazione da fare è quella di posizionare sul bordo del foro una sorta di sigillante, che è questo qua, che è dato in dotazione al piano cottura quando voi lo acquistate. Quindi lo ponete tutto sul bordo, sul perimetro di questo foro, in modo tale che il piano cottura quando poggia poi si crea un isolamento ed evita che infiltrazione di grasso, liquidi possano andare sotto al piano cottura. Quindi una volta ben posizionato il nostro stucco, prendiamo il nostro piano cottura e lo inseriamo nel foro del top, in questo modo. Quindi ora dobbiamo passare al fissaggio del piano cottura sul top. Come vedete ora l'abbiamo messo sottosopra per farvi vedere meglio, perché questa chiaramente è un'operazione simulata. Voi questa operazione la dovete fare invece accucciati sotto al vostro top della cucina. Quindi per completare il fissaggio bisogna prendere le viti e il gancio, e i ganci che ci sono in dotazione al piano cottura, e infilarli nelle loro apposite sedi e quindi bloccare poi con una vite, stringendo. E questo va fatto sui 4 lati del piano cottura. Quindi una volta che avete fissato a fondo, stretto a fondo la vite, il piano cottura risulta fissato. Allora, una volta che abbiamo messo i 4 ganci ai 4 lati del piano cottura, quindi il piano cottura risulta fissato, dobbiamo fare il collegamento del tubo del gas. Quindi prendete un tubo di gas a norma, che è questo, prendete la guarnizione e il tubo va invitato sull'ingresso del gas, quindi posizionate dapprima la guarnizione e poi il tubo, stringendolo dapprima a mano. Se vedete che fa difficoltà a stringerlo a mano, non prendete la chiave, dovete svitarlo e invitarlo fino a che riuscite a stringerlo a mano. Una volta che poi a mano non ci riuscite più, che è arrivato al fine corsa, allora prendete la chiave. Vi dovete attrezzare con 2 chiavi. Una chiave serve per bloccare il tubo, altrimenti si fa un'operazione di torsione del tubo e della guarnizione e si potrebbe danneggiare. E una chiave serve a stringere il tubo stesso. E quindi in questo modo, tenendo fermo il tubo con questa chiave, voi potete stringere il tubo fino a che sentite che si indurisce. Evitate di stringere a morte, se no potreste trinciare la guarnizione. Quindi una volta fissato il tubo, l'ultima cosa che è rimasta è montare una spina lungo il cavo elettrico e dare corrente. E quindi l'operazione di montaggio è terminata e si passa al collaudo. Allora, in fase di collaudo la prima cosa da fare è controllare la tenuta di queste giunture, sia qui all'ingresso sul piano cottura e sia chiaramente all'innesto a muro. Per fare questo l'operazione è molto semplice: prendete un bicchiere con 2-3 cm di acqua e un po' di sapone liquido, con un pennello fate un po' di schiuma e poi spalmate questa schiuma lungo questi raccordi e aspettate un paio di minuti. Se vedete che questa schiuma comincia a fare le bolle, quindi come i bambini quando giocano con le bolle di sapone, quindi si creerà un gruppo, un grappolo di bolle di sapone se c'è perdita. Se invece il sapone rimane senza nessun movimento, senza nessun grappolo di bolle, allora vuol dire che la tenuta dei raccordi è stagna e potete andare tranquilli. Quindi una volta eseguite tutte le operazioni di montaggio, ho controllato la tenuta stagna dei raccordi. Se lungo i bordi si verifica una fuoriuscita, un'eccedenza dello stucco che avevamo in precedenza messo, con un taglierino potete rifilarlo.
Quindi a questo punto bisogna soltanto che rimontare i bruciatori nella loro posizione e fare la prova di accensione e controllare che il prodotto funzioni a dovere. Quindi una volta rimontati tutti gli elementi del piano cottura, l'operazione è finita. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se avete dei commenti o delle domande da fare potete scriverli proprio nei commenti. Quindi carissimi amici, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo filmato.